Dice la dice la dottoressa che fa il record, quindi registra in modo tale che le persone che non ci sono potranno vedere il video, la chiamata, che era una delle cose che voleva chiedergli proprio Giuseppe. Allora, mi avete sentita? Ok, mi Sì, avete sentita? sento, Ah, ok. io sento tutto, non so se si sente la mia voce. Mhm. Io la sento, quindi immagino anche gli altri. Ok, Sì, sì. io sono Ok. Marilena, non so, Ah, sei Giuseppe non c'è? arrivata? Non ancora. Ok, vuoi parlare tu? Io gli ho chiesto come No, no, prima domanda. Ah, ho sentito tutto ok. dall'inizio. Ecco, Giuseppe mi ha avvisata di entrare perché sì, ero entrata alle 9 e poi sono ok, uscita. Vai ok, avanti, vai, vai. sì. The ladies talking, Anna is Marilena. I don't know if you two know each other. Anyway, you can answer the question. I translated. Allora, just a second. Ho chiesto cosa si può fare legalmente qui, in pratica, in breve. Ok, Anna, I did translate the question. Okay, it's basically what you can do legally, right? Well, before getting there, there Okay. is first of all, thank you for approaching me. I don't know if you prefer I speak in English or Spanish because it's the only things I can speak. Yeah, I think English is okay. Anyway, e dice se Yes. preferite lo spagnolo o l'inglese. No, no, English per is carità. fine. English. Fine. English is okay, it's fine. Okay. It's okay. Io non sento più. Io disetto Rossella, eh? Sì, ok, non sentiamo più Anna però. Allora, io ho visto che è subentrato Lorenzo, che so essere un ottimo conoscitore dell'inglese, quindi se volete subentrare a me, che so un po', insomma, così rozza. Sorry, I'm Dai. here. I'm here. I'm here. Ah, ok, It's back. my You're back. cable got disconnected. I'm sorry about No, that. Okay, no, so don't I'm worry going at to all. address your questions. First of all, I want to know, are you organized? Do you have a website? Yeah. I cannot speak about it because it's not mine. I'm not a member. But yes, they have a website, couple of two at least. Okay, it's important. It's important that you have places where you can disseminate the information. Although a lot of the information that we publish in the Targeted Justice newsletter is local to the United States, most of it is applicable to targeted individuals everywhere. Do you want me to stop so you can translate and then I continue? Yeah, yes, Okay. ok. Lorenzo, traduci tu o traduco io? Marilena? Non so. Vabbè, Sì, traduco. fondamentalmente ci ha chiesto se abbiamo Sì, dei vai. siti in Italia di riferimento per quanto riguarda il gang stalking, in modo tale e che comunque diciamo quello che vale per gli Stati Uniti è valido anche diciamo, per gli altri paesi, è valido ovunque. Sì, ok. We have, yes, Lorenzo So is gonna, yeah, you go have ahead. somebody that can translate, because one of the things that is going to be very, very useful, and I will explain why for all of you, is to translate the very short targeted justice newsletters, because in these newsletters we publish information that is very useful, and particularly for what you asked, which is the legal mechanisms in the future. Yes, yes, that's true, because I receive your newsletter, and actually 50% of the questions in the list, they have actually an answer in your website. So Okay, so we could, I don't know if you want to translate that, but one of the things I could do is perhaps send you the text, so it is easier for you, as long as you put, this comes from Targeted Justice, you can translate the text yeah, and
put it in the website and send us a link so we can link your Italian content to the Targeted Justice website, so that targeted individuals around Italy or in the world that don't know anything but Italian can read your information. Yes, that's amazing. Yeah, perfect way, I think. Lorenzo, traduci tu? Sì, se vuoi Ok, io sì, che tu sei più bravo. traduco in misura Sì. comunque stringata, Sì, ecco. sì, No, che volendo, diciamo, si può, prima di tutto bisognerebbe leggere le newsletter di Targeted Justice sì. e poi si suggeriva anche eventualmente di linkare anche, no, se non sbaglio adesso, dicevo, il prodotto italiano. È contento, ho dato 3.000 euro. Adesso l'abbiamo Sì, Scusate. lei dice, Io lei sento dice un film, ma c'è qualcuno che sta guardando la TV? Perché ogni sì, tanto... Qualcuno sta sì, guardando la TV, ma deve spegnere la televisione. il volume, ok, va bene, un Spegnete la attimo allora. televisione, spegnete Sì, la sì, sì, televisione. sì, Una sì, 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 minima, sì. perché Ok, insomma... abbasso. Ok. Lei dice di fare il link diretto tra il website di Movimento Ampio oppure Agoinfem, non mi viene mai il nome, direttamente con le newsletter di Targeted Justice, in modo tale che facciamo sia la traduzione e in più si informano tutte le vittime. C'è un link diretto che uno può accedere sia dal sito di Targeted Justice e sia dal sito Movimento Ampio, quelli italiani, in pratica. Lei così suggeriva di fare. Yes, okay. For Yeah. example, I'm going to put in the chat, I'm going to put one of the newsletters that I think will be very useful in this conversation we're going to have, which is you asked me, what can we do? Okay, well, among the things you can do, one of the things you have to first start doing is finding out who owns the cell towers. Where are the weaponized cell towers? Because for all of you that don't know, it is the United States of America that is doing the torture on you through the United States Space Force. They operate the cell towers as directed energy weapons. So you can translate that. Praticamente vengono usate le torri dei cellulari, cioè chi fa il targeting sono gli Stati Uniti d'America e utilizzano fondamentalmente le torri dei cellulari per utilizzare queste armi ad energia diretta. Questo è... And so what happens is that among the things you need to do is identify who owns and operates these towers. In the link I sent you, you can identify what is a weaponized cell tower, which has 4 panels in a same level, 4 panels facing the same direction. Those are usually weaponized. Those are usually used to carry out the attacks on people. Yes, but I received that letter. Only I saw that is for American cell towers. At least it looks like that to me. So I thought I cannot put Italian cell towers in it, or it works anyway. You send a link in where we can check the cell towers. Well, I sent you the link. I The know that newsletter, I mean. many of your towers are on top of buildings. It doesn't Yes. matter if it's on the top of a building. What matters is that it has the array, the 4 antenna, the 4 panel array. That's what makes it a weaponized tower with a microwave beamforming chip they are equipped with. So it's important for you to locate where are the towers that Okay. are attacking you primarily,
Okay, And by those- by site. I mean, we can locate them by site. Yes, well, in the United States, there is a website called antennasearch.com, and I am absolutely certain there must be an equivalent in Europe that tells you where are the antennas and who owns them. Yes, Do you want to but that translate them? yes, ok. C'è qualcuno che c'ha il televisore acceso lui stavolta, in effetti è fastidioso, credo sia Marco. Ciao Marco, se riesci a togliere il volume. E lei diceva che la prima cosa da fare, E se non si può sentire la conferenza così con questo volume della televisione? Infatti, a me sta io l'ho venendo mal di tolto, testa, io l'ho sinceramente, se non lo tolto, spegnete io esco, perché sennò non riesco sì, neanche a concentrarmi. O io l'ho ascoltiamo lei o tolto. ascoltiamo la TV, non mi sembra proprio il caso, è il minimo. Certo. Io l'ho tolto, forse è la persona che è entrata adesso, credo Marco. Allora, lei diceva che la prima cosa da fare è intanto di identificare i ripetitori telefonici, le cell tower, che hanno, bisogna fare attenzione, hanno 4 pannelli messi uno a fianco all'altro. Quando ci sono questi 4 pannelli, di solito ne hanno 2. Però quando noi troviamo il ripetitore telefonico che ha 4 pannelli, uno messo a fianco all'altro, quello lì è un sistema d'arma, cioè quel tipo di torre di ripetitore riesce a fare il lavoretto in pratica, come si dice, a fare proprio i fasci i raggi ben focalizzati. Quindi diventa un'arma perché possono puntare solo su una persona, 2, 3, un gruppo, eccetera. Quindi diceva che intanto è importante fare quello. Si è sentito? Ok, la facciamo andare Sì, avanti. Ok, Anna, we translated. Okay, so it's not just a microwave; it's also the voice to call. Okay, right now we are undergoing, as many of you know, I filed a lawsuit and I am in the Court of Appeals for the Fifth Circuit because the district court dismissed it without addressing our main concern, which is the removal of innocent people from the terrorist screening database. Do you want to translate that before I continue? Yes, ok. Lorenzo, Marilena, fate voi o faccio io? Perché io ho iniziato a tradurre perché c'ero io per prima, non per altro. Come ma volete stai voi. andando benissimo, qual Ah, è il ok, va bene, problema? ok, ok, ok. Dai, Allora lei sei più dice brava di che, noi, vabbè, no, tranquilla. non credo proprio. Lei diceva che appena ha recentemente fatto la class action, e noi lo sappiamo, we all know about the The lawsuit. lawsuit. Yes, we are following it, we have the download of all the files, ok. Quindi lei diceva che adesso è stata fatta la richiesta di archiviazione senza dare spiegazioni di che, loro sono in appello. Sono in appello alla Corte d'Appello per chiedere di togliere, la richiesta è questa, chiedere di togliere dalla database, terrorist database list, delle persone innocenti. Ok, you can Perfetto. go ahead. Okay, so you are all clear on the fact that all targeted individuals are in this list. Are you all Ok, clear on that? I translate. È chiaro a voi tutti che qualsiasi target individual è stato messo in quella lista? Vi è chiaro? Lo sapevate o no? Ci ha fatto lei una domanda. Ma è la stessa lista anche, diciamo così, anche per gli altri stati europei? Ok, Giuseppe, ciao, traduco. Giuseppe arrived, ok? He's asking if this database, this list, is the same list for every country all around the world, Worldwide. worldwide. Yes. The United States is the one that maintains it, FBI, and what happens is that the legal attaches of the FBI in different countries that they have agreements with,
they send them the nominations for the list. And so it is the United States that maintains this list in agreement with over 60 countries. Usually the people in the countries that are doing this are the offices that are associated to counterterrorism. So that is what you have to look into, the counterterrorism divisions. However, you asked me, so in answer to your question, yes, the United States prepares and maintains the terrorist screening database that is used worldwide. Ok, allora la risposta, Giuseppe, è sì, sono gli Stati Uniti che hanno questa lista e che è valida in tutto il mondo perché è un programma di controterrorismo. Quindi il terrorismo viene dall'estero e loro hanno questa lista di sospetti terroristi che ovviamente vale in tutto il mondo. Infatti noi lo sappiamo, cioè se c'è un terrorista che per l'America è un terrorista e sta a Singapore, ovunque sia, se vogliono lo prendono, cioè non è che hanno veti. Mm. Solo una cosa, se non sbaglio aveva detto, ma The important oddio, thing tutte is e due. this: if you travel and you don't have problems traveling, that is because the FBI has admitted in a document that 97% of the people on this list are not terrorists. And they are supposed to keep it secret. They're not supposed to tell you that you are on this list, and they don't stop you in the airports or when traveling. Ok, I translate. Lei dice che praticamente quando noi viaggiamo non veniamo fermati perché chi sta in queste sezioni della terrorist list non viene proprio né avvisato di farne parte e non viene fermato agli aeroporti e noi sappiamo bene che se vogliamo viaggiare possiamo viaggiare, nel senso non ci ferma nessuno. But my question is, isn't that behavior illegal? Yes. Okay, perfect. That's why we're suing, because this list was created after 9/11 and the World Trade Center and the terrorist attacks. It was made in 2003, and the purpose was supposedly to make a list of terrorists. It turns out that 0.29% of the people on the list are actual known and suspected terrorists. 97% of the people on the list are what they call non-investigative subjects that don't have ties to terrorism. Ok, I translate. That's awful. Allora, lei dice che praticamente la nostra categoria può viaggiare, nonostante sia nella lista, perché in pratica il 97% dei nomi messi in questa lista non ha nessun collegamento con il terrorismo. Lo hanno ammesso loro anche in un documento, l'ha ammesso proprio l'FBI in un documento. Quindi il 97% delle persone iscritte in questa lista vengono chiamate soggetti da non investigare e quindi è illegale perché sono soggetti da non investigare, però tu li hai messi in una lista di sospetti terroristi. Posso fare, scusa, una domanda, Rossella, Sì. direttamente? Yeah, vai tranquillo. There's a And question, Anna. how do they justify to put these people into these lists? I mean, non-terrorists, of course. Which is the justification for this officially? I mean, Because it was secret, because we were not supposed to find out, because the program was supposed to be plausible deniable. However, the way we found out was, there's many ways we found out, but the founder, one of the founders of Targeted Justice, Richard Lighthouse, he was on the floor suffering from an attack along in his lungs, a blood clot. The police came in and the sheriff said,
the ambulance is out there, but we cannot let the ambulance in because we were told a terrorist lived here. This was around 2011, I believe. So so they said we have to secure the area. And after they looked everywhere and realized it was just him and his mother living in that house, they let the ambulance workers come in. He almost died, but that is when he realized there is a connection between the terrorist screening database and being a targeted individual. Now I'm going to tell you part 2 of this answer, but so you can translate. Yes. E traduci tu, Lorenzo, vai tranquillo. Sì, io avevo chiesto come queste persone giustificano il fatto che normali civili, diciamo, sostanzialmente vengano messi in queste liste se non sono terroristi. Ecco, questa era la domanda. E dice che era, per esempio, capitato a un cittadino americano che era stato male perché comunque è un target individual, ma quando comunque ha chiesto, per esempio, che arrivasse l'ambulanza, inizialmente non lo volevano fare entrare in casa perché dicevano che siccome viveva da quelle parti un terrorista, fondamentalmente, avevano dovuto prima verificare che non ci fosse un vero e proprio terrorista presente. Quindi, Sì, che dovevano mettere in sicurezza l'area, in pratica. esatto, per mettere in sicurezza l'area. Questo. Okay, Yes. so the second part was that when I came here to start working on the lawsuit, I looked at the documents produced in one case that was challenging the terrorist database. And in those documents, there was a sworn statement by the former director of the Terrorist Screening Center saying that there are a lot of people in the terrorist screening database that do not meet the terrorist criteria and are there for other reasons. Okay. Can you translate? So I'll go to the third part. Lorenzo. Rossella, vuoi tu? Faccio Ok, io. ok. No, fai tu adesso, fai tu. No, si diceva che in effetti si è scoperto appunto che molte delle persone che sono presenti appunto in queste liste di antiterrorismo non hanno nulla di fatto a che vedere con il terrorismo, quindi che sono... E tramite un ex direttore di questa lista che c'è un documento in pratica, è riportato in questi documenti. Ok, quindi adesso volevo chiedere una cosa, se sì, posso. vai. Ma che scherzi, vai tranquillo. Okay, so then the third part is that the audit reports by the United States Department of Justice of the Terrorist Screening Center conclude that 97% of the people on the list don't have anything to do with terrorism. They do not meet the terrorist criteria. And a lot of the criticism that was made by the Department of Justice and the Office of Inspector General regarding those operations is that they didn't corroborate the evidence well of the people that were in that list, or they didn't remove them on time, or basically it was full of people that were not terrorists. Ok. Dice che praticamente tutte queste persone qui che sono messe in questa lista non hanno nessun collegamento con il terrorismo e quindi ci dovrebbe essere una scadenza con delle motivazioni per cui tu stai in quella lista e così via, e invece viene tutto coperto da secret reason, am I right? Yes, it's many of the Yes. time. I'll tell you, the FBI has what they call legal attaches in different countries, and this is all backed by NATO. Okay, NATO is involved here, and what they do is that they have people that refer, just doctors, psychologists, whatever, attorneys that refer, that have a connection with the FBI or I guess Interpol, I don't know, and they send the nominations of people, because bear in mind, in the United States, we estimate it's
from 300 to 400,000 targeted individuals, but in the entire world is 6 million. Yes. Dice che in America sono 300.000, 400.000 persone e che viene fatta una nomination per questa sottolista, diciamo, e arrivano proprio le nomination come ai vari reality che guardiamo, sembra, che io non guardo. E quindi viene coperto con il segreto e arrivano questi nomi che vengono inseriti cioè senza nessun criterio di controllo che in pratica. Rossella, Sì, posso inserirmi a chiedere una cosa? come no, prego, anche prima, Grazie. poi dopo è And ripartita lei. I Ok, I wanted there's to a ask question. you, which is the purpose for these people to be put in these lists? I mean, which is the purpose of putting innocent people basically into this list? Thank you for that question. That's You're really welcome. good. This is hard to accept, okay? But the targeting program is twofold. It's two reasons, main reasons. One is to retaliate and punish anybody that is a whistleblower and talks about crimes or corruption of people that are very well connected with the government. You want to translate that first part? Sì, io ho chiesto qual è il motivo per cui persone che non hanno nulla a che vedere con il terrorismo vengono inserite in queste liste e che lei dice che uno degli obiettivi può essere quello, per esempio, di colpire i cosiddetti whistleblowers, cioè le persone che fondamentalmente rivelano segreti, magari governativi, o che comunque sono invisi a parte magari... Che danno fastidio a persone potenti, ben esatto, connesse, ben collegate con i vari governi, esattamente. in pratica. La Come se segunda, fosse la un po' segunda, una punizione. Ok, right, ok. the second one is to attain ultimately mind control of the population. The criminals behind this program, they choose the torture according to your personality type. And the goal is to get you to surrender, to go on your knees and ultimately kill yourself. Un secondo motivo è che loro stanno sperimentando il mind control sulla popolazione e che quindi se uno deve essere punito, in base al tuo carattere, in base alla tua personalità, c'è un programma specifico per cui lo scopo sarebbe fondamentalmente portarti alla istigazione al suicidio, in pratica. Okay. That is why we have been gathering evidence that around 2/3 of the people in the program are women, middle-aged women on, and also, for example, the different types of torture they apply, like, for example, the microwave auditory effect is 72% of the men in the program get it, while only 54% of the women get it. So it is a torture applied pursuant to one Personalized. of your personality. Yes. C'è qualcuno che c'ha il microfono? Okay. Scusate, mi sentite? Ciao Aurelio. Sì. Ciao Rossella, ciao Ciao. Anna, grazie per la chiamata, ciao a tutti. Rossella, puoi chiedere chi in Italia può fare la segnalazione per inserirti in queste liste? He's asking Aurelio. Okay. He's very happy to see you and he thanks you. He's asking who in Italy, for example, could do the nomination. That is something you have to investigate. I know in Spain, for example, I have a TI in Spain
that it was his psychologist or psychiatrist who did it. Ah, okay. These people prey on, it's basically well-connected people to the government, because I think they get financial incentives to nominate people. So people that are connected to the government, and it's usually also military affiliated people. The important thing is that this is a torture program, and it's being funded and directed by the United States. And don't take me wrong, I love the United States. I'm an American citizen, even though I'm from Puerto Rico. I was born an American citizen, and I just want this country to go back to the precepts of freedom upon which it was built. And this is certainly, it's a human holocaust, what they are perpetrating on humanity right now. Okay. E lei dice che praticamente chi lo fa in Italia sarebbe da investigare, perché insomma, però dice che di solito sono persone molto ben connesse, molto ben collegate con il governo, che hanno una storia militare. Sì, lei ha detto che in Spagna c'è una vittima, a parte che c'è il gruppo in Spagna, che appunto we have the same situation even here. Military connection and so on. Quindi lei diceva che persone ex militari, persone che insomma che hanno le connessioni giuste di solito, e sicuramente c'è un premio, una sorta di premio in denaro per chi fa queste, sì, gli danno dei soldi per chi fa la nomination in pratica. Quindi militari dei servizi segreti? Persone connesse con questi organi, con queste autorità, persone ben connesse, molto ben connesse. E poi diceva anche che quello che si sta commettendo adesso è un vero e proprio olocausto a livello umano, e che quindi vorrebbe, come cittadina statunitense, che si tornasse ai valori, diciamo, originari degli Stati Uniti, alla libertà, quindi perché lei lo ama il suo paese, lei è nata in Porto Rico ma è cittadina statunitense. Yes. We love Italy too. Scusa, our experience is that in Europe, Europe and other countries outside the United States, I'm sorry, didn't understand. Would you be so kind to repeat, because we lost some words? If you be so kind to repeat. We believe the torture and the gang stalking in the Europe and other countries is much more like stronger than here, because it's harder to get redress. You know, here they hide it a little bit, even though since we filed a complaint, they have increased the torture on everybody. That's true. Lei dice che sanno che in Europa e nelle altre parti del mondo la tortura è più pesante, proprio perché c'è questa difficoltà, diciamo, anche burocratica per fare reclami direttamente a chi è responsabile. Mentre lì in America, a parte che sono meno cittadini, diciamo che un pochino ancora cercano di nascondersi. Okay, so for example, I'm going to show you, I sleep in this, I'm going to send it in the link in the chat. You should protect your head and your heart with water bags. I constantly wear, you can't see it here, but I constantly have a water bag in front of, I have a sports bra and a water bag protecting my heart, because these criminals always attack your heart and your head. Okay. These I'm not using to talk to you. I'm using because I have magnets to protect. Yeah, because I you see, I have magnets here to protect my ears. Okay. Because, but I don't count, because I have
one of the things you really need to be very careful with, and I'll send you the link on the Targeted Justice, is if you Yes. get any medical procedure, whether it be dental or just any surgery, anything, they will try to put an implant or many implants on you. So you try to avoid any surgery or procedure that is not mandatory. Ok, ok. I will translate. Allora, lei dice che è importante intanto proteggersi. Per esempio, lei indossa sempre delle borse d'acqua. Infatti dice che ce l'aveva soprattutto per proteggere il cuore e la testa, perché sono le parti che vengono attaccate di più. E quindi lei c'ha tutto intorno, borse d'acqua intorno al letto, intorno, insomma, l'abbiamo, non so se tutti quanti voi avete visto, c'era anche la newsletter dal loro sito, di farsi una specie di box intorno alla testa quando uno dorme e così via. Però è importante perché l'acqua smorza le microonde. E poi mi sono persa un pezzo, chi è che mi aiuta? L'ultima parte, Lorenzo? Ogni tanto c'ho gli svuotini. Ah, dice che da No, quando ha fatto... di non sottoporsi a Ah, sì, interventi bravissimo. chirurgici, perché ogni volta una persona dovesse, per esempio, andare dal dentista o andare ad avere qualsiasi tipo di intervento, cercano comunque queste persone di mettere Sì, degli impianti, per degli cui a meno microchip. che non sia assolutamente obbligatorio sottoporsi a qualche intervento chirurgico, sarebbe il caso di evitare di sottoporsi a Mhm. interventi non obbligatori. Sì, I ok. just put in the chat another very useful link to the newsletter on the medical implants. You should Mhm, translate that and make it available to your members. We mhm. can do it, we can do it as, in Yes. conjunction Lei with Targeted dice, Justice. yes, ha messo un paio di link importanti qui sulla chat, o copiateli o cosa, chi non riceve le newsletter, perché ci sono tutte delle informazioni molto importanti, appunto su tutte queste, sugli impianti medici, e quindi copiate il link perché lei lo può mandare costantemente. Ci sono anche consigli per trovare eventuali ehm, impianti e varie. Ci sono diversi metodi per trovare se uno ce li ha. Ecco. So what matters, I say that the first thing we should do is get to translate and make available to your members these Okay. very important informations Mhm. regarding the towers, regarding even subliminal messaging, because Mhm. the first thing you have to do is to learn how to protect yourselves. Once you Okay. have an armor, then we can move on to other things. I will talk to you now about the legal Okay. aspect. Ok, allora lei dice che la cosa più importante è di questi link che lei ha messo qui in chat, di tradurli perché sono informazioni importantissime. Allora, sia quella di ritrovare le cell tower che hanno i 4 pannelli uno a fianco all'altro, e poi di proteggersi, perché se non ci si protegge, non, come si dice, non si è lucidi, non riesci ad andare avanti. Quindi è fondamentale la protezione. Quindi in questi 2 link che ha mandato ci sono tutte le informazioni, dovremmo tradurceli tra di noi e adesso ci dice la parte legalmente cosa possiamo fare, perché lei diceva che loro stanno raccogliendo prove, perché le prove servono. Ok, Anna. Thank Okay, you. regarding Okay. the legal Yeah. aspect is this. Okay. First of all, you cannot sue the American government anywhere but America. Ok, allora se vogliamo, come si dice, citare in giudizio il governo americano, lo puoi fare solo in America. Prima cosa. And Ok. and it is the United States that is carrying out this program and this torture. So Mhm. it is the United States who are liable for what's happening to every one of you. Ok, quindi sono gli Stati Uniti che sono responsabili legalmente di quello che ci sta succedendo. Ok.
So what this first step I am making is I am trying to identify the people that are on the terrorist screening database. I filed on behalf of 18 because that's how much I can handle. However, I opened the form, the registration form, to verify the names of the people for Yes. everyone. And I'm going to put it in the chat right now. Ok, yes. Allora lei praticamente sta facendo la richiesta a tutti quelli che sono targeted individual di registrarsi al sito di Targeted Justice, perché se il giudice gli dà il consenso in questo appello che hanno fatto, la richiesta è di controllare se quali sono i nomi delle persone messe in questa section, in queste sezioni particolari, insomma, quelle coperte da segreto. E quindi chi vuole sapere se il suo nome è in quella lista dovrebbe mandare a lei sul sito sul sito di Targeted Justice, registrarsi, mandare a lei l'email di conferma scrivendo: guarda, mi sono registrato, controlla se ti è arrivato, e lei controllerà tutti i nomi che gli arrivano se sono su questa lista, sempre se il giudice gli dà il consenso. Is that true that you need the judge to agree with the Yes. consultation? Yes. Yes. But first of all, and that list only I receive. Okay. What matters here is this, that in other cases before this one, the courts have granted the attorneys the ability to see the list. And those cases have been cases that involve actual known and suspected terrorists, not innocent people. So I do not we're fighting for that, for access to see the categories of the terrorist screening database that do not have, that are not the known and suspected terrorists, instead are the non-investigative subjects. Ah, ok. Allora dice che ci sono stati già altri casi in cui la Corte ha permesso di visionare all'avvocato questa lista, però questi altri casi, dove il permesso è stato dato, erano casi che riguardavano il primo blocco, cioè i sospetti di terrorismo. Quindi l'accesso a quella lista è stato dato, e con Targeted Justice è la prima volta che invece viene chiesto di accedere a quelle altre, alle liste dei soggetti non da investigare, in pratica. Okay, and so that's one part, and then the other part, which is really important for you, is this. I am in step 1 of a journey that is going to be at least 20 or 30 steps. And the people, for example, in Europe, it applies to you a law that gives compensation to people that are harmed by the operations of the United States military. There is such a law? Yes, there is. Well, it has a maximum of $100,000. However, it is one law that grants federal jurisdiction. Okay. That grants a authority to file a lawsuit in the courts of the United States to the people outside of the United States that are harmed by the activities of the military. Okay. What we want more than anything is for this program to stop. Yes. Thereafter, we want compensation. There are other treaties. Do you want to translate that? And then I go into the other two treaties. Okay. Allora, lei dice che in effetti c'è una legge che tutela i cittadini non statunitensi, ed è una legge che c'è in Europa, anche se che dà praticamente un rimborso danni, una cosa del genere, alle vittime di attività militari straniere. Quindi c'è questa legge qui, anche se il risarcimento è minimo, però già è una legge che collega, ti mette cioè ti dà la possibilità di citare in giudizio un governo straniero
in questo caso gli Stati Uniti. Adesso ci dice come. Ok, please. Okay, because in the outside of the United States, you cannot sue for this, okay? Because the United States does not form part of the International Court of Justice. Dice che gli Stati Uniti non fanno parte della Corte internazionale di giustizia. We knew that. Okay. Okay, but the United States is liable for the violation to the treaty that prohibit that for the damages Prohibition that of happen. torture. Okay. Well, it's satellites. outer space from the torture. The Convention Against Torture is one, and the other is for damages caused by outer space objects. Ok, quindi ci sono due leggi, cioè allora gli Stati Uniti non sono citabili a meno che non vai là, però ci sono questa legge del risarcimento danni da militari di stati stranieri, poi c'è chiaramente il diritto internazionale contro la tortura e gli Stati Uniti ne rispondono, e poi c'era quella legge che diceva Giuseppe sui danni causati da oggetti nello spazio, tipo i satelliti e così via. Okay. Because you have to bear in mind that around 10% of the attacks perpetrated upon you come, at least in the United States, come from satellites. Okay. And then around 90% from the cell towers used by the Space Force. Allora dice che il 10% degli attacchi sono gestiti dai satelliti e il 90% dai ripetitori, dalle cell towers, che vengono usate dallo Space Air Force. So, but this is my question. Space Air Force have the access to Italian cell towers? Yes, For example? they don't even need to ask permission. They okay. Nice. Yeah. They don't need to ask permission. They hack anything. And also the CIA. It's but also the it's CIA that is involved. Okay. Yeah, but you have to find out, because at least here in the United States, the companies have weaponized their towers so that they can be used as directed energy weapons. Okay. For this reason, you need to find out who are the biggest owners and operators of your cell towers, and you can start a campaign, which one of the things that we're doing here in the United States is a letter writing campaign for the shareholders, for the board of directors of these companies, telling them you have put in the hands of the United States Air Force these weapons to torture us. Therefore, you are liable, and you can be liable in a court of law for the harm, for the burns, for the torture done to these people. And that is another of the campaigns that we are carrying out, that you can, that's why you need to identify who are the owner and operators of your towers, of your cell antennas. Ok, I'm gonna translate. Allora, Francesco, c'è qualcuno di voi, credo Francesco, che ha il microfono acceso, si sentono dei rumori un po' disturbanti, quindi magari converrebbe accendere il microfono solo quando si parla. E allora lei diceva che bisogna identificare, perché io gli ho chiesto, ma scusami un attimo, la Space Air Force può accedere ai ripetitori che sono in Italia, in Grecia, eccetera, eccetera? E lei ha detto assolutamente sì, mica chiedono il permesso, è un hacking, hackerano, cioè a loro serve quel ripetitore per colpire te, lo hackerano, punto, senza chiedere il permesso a nessuno. Quindi dice che è importante identificare queste cell tower e chi sono i costruttori, insomma, come si chiamano le compagnie che li gestiscono. E poi che altro hanno detto? Scusami Lorenzo, che io ti ripeto, sto un po' con la memoria, un po' come tutti. Lorenzo? No, credo che fondamentalmente hai tradotto Ok. Anch'io ho ascoltato e mi sembra che tu abbia detto tutto. Ok. Okay, so one of the diagrams in the targeted justice, you can see, let me see if you can see it here. Not no, yet. it's in the home page. Yeah. You Okay. can't see it because
but it's in the homepage. I'm trying to see. It's a homepage of Targeted Justice. Is anywhere you go in the world, the United States Air Force will track you. Let me send you this so you see sì, it. yes, we know. I know that. Dice che in ogni posto dove uno può andare, loro riescono a rintracciarti. E c'è l'immagine che hanno loro sul sito. Vi ricordate quel collegamento tra le cell tower e il satellite che ti becca dietro in testa? Io penso molti di voi l'hanno visto. Insomma, lei si riferisce a quello, stava cercando di inquadrarlo, ma non mette a fuoco. Okay. Okay, yeah. So yeah, I'm gonna send it to you as how the tracking. Mhm. Now hold on, let me send that to you. Send it here in the chat. Let me see if it lets me In the send it. meanwhile, may I ask a question? Yes, you may. Yes, Yeah. the people who are in the suspected terrorists, they are tortured as well, like us, or Yes. this just a treatment, personal treatment for us? Yes, it is our belief, both Richard Lighthouse and myself, that the people in number 1 and number 2, it's 4 categories, but categories 1 is known terrorist, category 2 is suspected terrorist, 3 and 4 are the ones that they're not supposed to tell anyone. So we believe that people in categories 1 and 2 are they are tortured, and I think that they are severely tortured. The United States creates more enemies because they know the torture comes from the United States. A huge problem, for example, during the Gulf War in Afghanistan, the United States uses the microwave auditory effect, the voice to skull, to tell them, put down your weapons. Allah tells you to put down your weapons. Yes, we are God. We are, this is voice of God. Drop down your weapon. Yeah. So it's a dirty trick. It's a dirty trick to win wars, manipulating the thoughts of people. Also, these cell towers, and this is important you translate for all of you, these cell towers are used for subliminal messaging and for murdering people that are in hospitals. They're in the Substack newsletter I sent you. It talks about I think it's 60 gigahertz. It's a frequency multiplier box. It's like a shoebox, and it is installed in cell towers. And if a person is in a respirator in a hospital and they apply that frequency, they will immediately kill them. And I think that's a lot what happened during COVID. Yes. Allora lei dice che praticamente con le cell tower loro riescono è con le cell tower che mandano sia i messaggi subliminali e sia riescono anche a uccidere. Dice che durante il Covid un sacco di persone che sono morte quando hanno il respiratore, loro hanno dei moltiplicatori, moltiplicatori di frequenze, per cui riescono a creare delle reazioni che poi c'è anche scritto nella perizia di EMI, e mandano delle frequenze per cui il respiratore con questa frequenza che loro mandano fa morire la persona in pratica. E lei dice che ci sono dei fortissimi sospetti che è quello che è successo con il Covid, che tante persone stavano ricoverate, non sono morte per il Covid, ma sono morte così. Non si sa. And that frequency multiplier doesn't have any other purpose than a murder weapon. Dice che questo moltiplicatore di frequenza è soltanto e semplicemente un'arma, non ha altri usi. Exactly. E quindi sono nascosti. It was used to murder people during COVID. It was used, COVID was an excuse to put people in respirators and murder them. Dice che ci hanno ucciso un sacco di gente durante il Covid
e che il Covid sarebbe una scusa per poter iniziare questa sorta di genocidio. So it is my hope that I have the health and the long life to continue carrying out the legal efforts to bring justice to every targeted individual around the world. Yes, but it has to be done from the United States because there is sovereign immunity that they have not relinquished. So it's not, possible to sue them anywhere else. But in the meantime, the most powerful thing you can do is organize your people. The strength is in the numbers. Do you want to translate that? Well, sì, lei dice che la cosa deve partire ed essere risolta lì negli Stati Uniti, perché è più efficace, nel senso con la loro azione legale ci sono più possibilità. Dice che il suo scopo è di far finire questo programma e che noi dobbiamo organizzarci perché più ne siamo e più riusciremo a fare, perché nel numero c'è la forza per combattere questa cosa, perché se uno è solo viene mangiato proprio dal sistema. Invece in tanti a un certo punto più ne siamo e più ci sono possibilità. Quindi di organizzarci tra di noi. We're trying to create awareness in Congress to defund this criminal program. But many in Congress still don't believe it exists. Dice che loro stanno cercando di diffondere anche tra le persone del congresso e così via di questo crimine, però dice che anche loro, cioè che molti di loro non riescono a credere che sia vero, che esista. Don't you think this is an hypnotic effect? People not believing, because we all remember, the Holocaust and Nazi, the war, but now we are able to report this crime and nobody wants to they turn around the head. Gli ho chiesto se non pensa che ci sia una sorta di ipnosi su queste persone che non vogliono credere che sia vero. I don't, you see, 1/3 of the population is highly suggestible. They can may believe anything, but I don't think that's the case. I think that people in Congress are afraid of being next included in the program, and that's why they don't muster the courage to do what needs to be done. Okay. So they don't understand that anyway they will be put in the program if he's not stopped now. Yes. Exactly, because this program was going to be for all of humanity to control humanity. Because here's what somebody asked a little while ago. What they want to know is, what is it? What kind of torture? What kind of treatment do they need to apply to a person of a certain personality in order to control their mind? Okay. Okay. Lei dice che più che una suggestione che non fa credere a queste persone che possa essere vero è la paura di finire anche loro nello stesso programma. Allora io ho chiesto che queste persone non capiscono che se non si ferma questa cosa adesso, questo programma sarà per tutti. E lei ha detto infatti questo programma è previsto per tutti, per controllare la popolazione. Now, let me show you something. Give me 1 second that I need to get Yes, of course. I need to get one prop. Hold on. Yes, c'è qualcuno che ha problemi di audio, leggo nella chat. Che io non so come si fa. Gli date qualche consiglio, qualcuno di voi? Attivare l'audio. Ah, ci hai pensato? Ci sta qualcuno che pensa a mandare questi messaggini Adesso così? glielo scrivo Ok. io. È andata. Yes, please. I'm going to show you something that has created a big problem for the deep state, which is that we discovered
we discovered that with a simple megaphone, okay, let me remove here my dice che è andata a prendere una cosa che sta dando parecchi problemi al deep state. Yeah, dice con un semplice megafono. This is a simple structure. Simple structure. It's got a diaphragm, a coil, and a magnet. And a body is not supposed to emit electromagnetic signals detectable by a megaphone. Ok. Allora dice che quello è un oggetto semplice che è composto, c'ha un diaframma, un magnete, non ho capito cos'altro, e dice che di solito non ci dovrebbero essere problemi con un corpo umano, perché non ci dovrebbe essere una trasmissione elettromagnetica in un corpo umano. Ok. But then you have people, like many people have been either with the injection of the COVID or like me, that I don't have the injection, but I was submitted in surgeries. I was illegally placed. A lot of medical devices were placed inside my body, like. And so you can. This normally doesn't happen in a body that doesn't have artifacts in them. Allora, true. Okay. Yeah, so that's my body, and we are starting to. That's one of the ways you can document if you have been illegally implanted. Ok, I translate. Lei dice che normalmente, allora, a parte le persone che hanno ricevuto il vaccino del Covid, lei non lo ha ricevuto, non l'ha fatto. Però dice che normalmente con questo megafono tu non hai delle risonanze dentro il corpo. Siccome lei ha dovuto fare delle operazioni mediche e è stata fatto un sacco di tipi di esami, analisi, eccetera, sa è certa di avere degli oggetti esterni che le sono stati messi dentro, perché avete visto come ha appoggiato il megafono, quei sibili, quei suoni che si sentivano? In una persona che non ha nulla quella cosa non succede. Quindi dice che questo è anche un modo per verificare e anche per documentare questa presenza di corpi estranei, chiamiamoli così. Ok. And Dr. Baer has done some studies under the microscope, and he has discovered that in simple injections like dental anesthesia, there are nanoparticles that become self-assembling microchips and are detectable by the megaphone. But that is nanotechnology. Nanotech, injectable nanotech. So this might you see, might detect some of the nanotech you have in your from injections. Ok, I translate. Lei dice che il dottor Baer ha fatto degli esami approfonditi, delle analisi approfondite, e dice che praticamente nel vaccino sono state messe delle nanotecnologie e che poi si assemblano una volta iniettati, si assemblano e fanno un piccolo microchip. E questo qui si può trovare con questo sistema del megafono. Ma scusa Rossella, qualsiasi megafono si può comprare uno specifico proprio? Ok. Quelli economici, diciamo, ecco. Ok. The most simple. The normal one. Okay. The cheapest one, and you can test that. And another thing, let me show you. You speak Italian too. I'm doing the show and tell because I have a full body network. But this is like an electric pen. Wait, let me remove the. Let me see if I can remove here. Otherwise, you put near to your face, so we have the focus. No, doesn't work. No, it's not working. Okay.
Let me see. Let me see how I can do this. It would be in. Dice, sì, dice intanto, in the meanwhile I translate, dice che qualsiasi megafono, il più economico proprio, il più sfigato che funziona lo stesso, perché lei dice che c'ha tutto il corpo impiantato e dice che c'è una penna, qualcuno di voi l'aveva messa in chat, mi ricordo, c'era il link, è una penna per... what is meant for the little pen? Is a kind of Let cosmetic. me see. Okay, let me see how I can put it here. Oh, Yeah, there. yeah. Now we see. Now we see it. Perfect. Yeah, there you go. It's an electric pen. È una penna elettrica. Uh-huh. And with that, you can detect where you have implants. And at least in my body, what I do is I disable them for a little while. Okay. For a very little while, I disable them. And always, when you use these things, okay, you always take out the battery because the criminals will burn it if you leave the battery there. So after you use a megaphone or this, what I do is I detect, in my body. I don't have a battery now, but always remove the battery from it because the criminals will damage it. Ok, dice come consiglio di togliere sempre la batteria quando smettete di usare o il megafono o questa penna elettrica, perché di solito la bruciano. Tramite la batteria ti rovinano il dispositivo, insomma. Ma questa mi sa che è una penna estetica, c'ha un costo bassissimo. That's pen, what is for? It's for like volt. It applies voltage to the muscles for stimulation. Ah, ok. But when you have implants, you can feel the burn or the sting inside of you. Ah, okay. When you pass the pen on the body. I use it. Well, I don't have here the one I use. I use it because sometimes when I do, particularly my back, because I have so many, when I get it done in my back, it feels like a relief. Ah, ok. Serve una penna che serve per fare l'elettrostimolazione, in pratica se uno ha dei dolori sui muscoli, eccetera. Però se ci sono degli impianti senti bruciare o senti una puntura, o a volte lei dice che c'ha la schiena piena e senti invece il sollievo, come comunque una sensazione di differenza che ti permette di capire se c'è qualcosa che non dovrebbe invece esserci. Yes, I can't explain it, but it feels a relief. A relief because that's what it feels like. Ok. Dice che ti dà proprio un sollievo almeno sulla schiena, un gran sollievo che riconosci come sensazione. There's a question. No, devi fare una domanda. Infatti ho chiesto. A giugno siamo stati a Bruxelles per la riunione dei Targeted Justice, cioè dei Targeted Individual, scusa. Siamo andati con mia moglie è diciamo, la maggior bersagliata della coppia. Lei soffre di voice to scaldi, sollecitazioni respiratorie, come diceva Anna, nel senso di asfissie, di svariate cose. Per me vale piuttosto come si può dire, una persecuzione a suon di gang stalking e cose di questo tipo. Però volevo chiedere questa cosa. Dato che negli aeroporti sono stato fermato sistematicamente, no? Deviato su una linea collaterale per esercitare un sovracontrollo rispetto Ma a... solo quando sei andato a Bruxelles o sempre? non sono andato da nessun'altra parte perché data la vita che si fa, cioè non riesci neanche ad andare dietro l'angolo. Quindi
quindi c'è stata questa, veramente è stata una cosa mostruosa, faticosissima e anche sudatissima. Cosa ne devo dedurre, secondo Anna? Mm. Riguardo a quelle liste, no? Perché lei Oh, diceva non ti fermano, Yeah, no? ok, I think Invece I a me si understood. fermavano I, sistematicamente. ok. I Lei think ha I già understood capito. what he said. Yes. Yeah, many targeted individuals are also in handling code 2, which is the Ah, suspected terrorist. And they ok. also they get stopped at the airport. And Mhm, like one of our advisory board members got kicked out of an Airbnb. mhm. And I think that what they have done is that they have shifted a lot. I don't know for how long he has been encountering problems in airports, but I can tell you Just that I once know. he told just this time because he's not able to travel so much because of the targeting. So Okay, just so this was time, it yeah. after, was it this year? Yes, yes. He was Okay, going in Brussels to the Icator demonstration. that's why. Oh yeah. That's why. And it's Ecco perché. probably, they probably jumped him to category 2. But one of the things that we're going to do is that we're going to ask for the list on January 1st, because we know that what they did is that after we filed a lawsuit, they moved a lot of people to category 2 to justify that they're terrorists. They But passed. under the law, yes, under the law, they have to preserve for 99 years these lists. So if they did that malfeasance, we're going to catch them because they illegally move people to justify that they're terrorists without the evidence for it. My God. Allora dice che da quando loro hanno fatto la class action, perché siccome ci sono comunque delle regole, per quanto insomma sembra assurdo, dice che per pararsi il sedere, detto in modo stretto, hanno spostato una marea di gente dalle liste quelle 3 e 4 alla 2, che sarebbe quella dei sospetti terroristi. Però loro siccome se ne sono accorti nella causa che stanno facendo, punteranno tantissimo su questa cosa, perché tu non puoi spostare illegalmente senza prove una persona da una lista di non sospetti terroristi a una che invece lo è e per cui ti bloccano quando ti muovi, viaggi, ti fanno ti fanno solo perdere tempo alla fine, però ti controllano, eccetera, per pararsi il sedere, perché mi sa che avevano tempo entro la fine dell'anno, quindi lei diceva proprio dal 1° gennaio del 24 non potranno più giustificare queste cose, per cui hanno provveduto in questi mesi, da quando c'è stata la causa, a spostare un sacco di gente così, senza motivi, nella lista dei 2, quella dei sospetti terroristi, in pratica. Now, I want to add that if you have problems sleeping, one of the mechanisms they use to deprive you, sleep deprive you, is through the acceleration of your heart. So I always have one of these. Let me put it What here. is One that? of these, Oh. a water bag, an ice, Okay. but it's filled with water. I Yes. always have it in front of my heart. Ok. Dice che per non far dormire le persone accelerano i battiti cardiaci per non farle, quando c'è la sleep deprivation, la privazione del sonno. E quindi lei consiglia questa borsa qui che è per il ghiaccio, lei la riempie di acqua e se la mette sul cuore quando va a dormire. Dice che protegge tantissimo. I But always have it. yeah, I always yes. have it because I get attacked. I get Mm. attacked a lot in the heart and in my head. So I always wear it with a sports bra. If you work at home and you can do it, and also the heart, back part of the heart. In the back part of the heart, I put a gel thing. It's gel. Okay. Because I also attack your heart from the back. Okay, From the back. and the head and the heart is what gives us life, so we have to protect it very much. Dice di proteggere tantissimo la testa e il cuore perché sono fondamentali per la vita, e quindi di proteggere lei mette questa specie di gel dietro la schiena quando va a dormire. But those Do you have any questions? sì, ci sono delle domande?
Sì, io voglio fare una domanda. Allora, Yes. digli così, insomma, io sono vittima di Voice to Skull, anche Sì. gang stalker organizzato dal 2009. Mhm. Mi è successo una volta sola dal 2009 una cosa particolare, cioè ero bombardato ferocemente dalle voci in casa mia e mentre ero bombardato è successo che ho urlato, non con le mie corde vocali, ma con la mia voce mentale. Mm. Quindi è stata come un'onda di energia di ritorno verso i torturatori, e una cosa veramente molto particolare. Dall'altra parte ho sentito come una persona che si toglieva le cuffie. Ah, ok. E volevo chiedere, ha mai sentito una vittima negli Stati Uniti che ha avuto questo tipo di esperienza? Ah, okay. He wanted mm, to ask you if you have ever heard about a singularity that he lived. He was very hardly attacked by voice to skull, so hard that he mentally gave a cry, a strong cry, and he kind of heard someone on the other side taking off the headphones. I wasn't clear enough, I think. Okay, I I just repeat. sent you the technology link on Voice to Skull, Targeted Justice. That is very well researched and contains very useful information that you should definitely translate Okay. for your members. Okay. I also sent you a link. Look, the variations on the Voice to Skull are infinite. They use, for example, now that I've been on this call for a while, one of the things they can do is take my voice and use it to torture someone. They Yes. can torture someone with my voice because they record it and they can reproduce sentences as if it was me saying them. Okay. So you have, it is very treacherous. My first rule is do not believe the criminals because they are criminals that torture you with voice to skull. They will try to be your friend. They will try to tell you things sometimes to be nice to you, and so you trust them. No, it's like trusting a drug dealer. They are criminals. Okay. That's number one. And number two, don't believe everything you hear because many, for example, I don't know if you saw that guy that shot so many people in Maine. He was a victim of voice to skull. And the voices were telling him, if you do this, we're going to stop. And so one of the mechanisms they use the voice to skull is to make people make the wrong choices in life. Okay. It's all mind tricks. All mind tricks. So that you fall into criminal behavior and they put you in jail. So don't believe those criminals. Stop the voices. And one of the ways you can, if you can afford it, is I put in the link these bone conducting headphones called Shocks. You can order them there. I put the link in there. And those, a lot of people that have, I don't have voice to skull, but a lot of people that have voice to skull, they swear by them. And you can even make it better, take it up a notch if you record white noise and you play it constantly on that on those bone conducting headphones at a very low level. It will block, it should block. A lot of people swear by it that it blocks the voices. Yeah, I used David Case anti-tinnitus CD. Yeah, that works. If you play David Case on the Shocks, you will totally drown the voices. Yeah. Yes, I translate. Allora, lei dice che a prescindere dal tuo caso personale, perché dice che ci sono tantissimi tipi di tattiche che usano, quindi magari con ogni persona hanno quella che gli dà più effetto, che gli dà più risultato. Allora, fondamentalmente bisogna come fare una schermatura mentale, nel senso di non dargli retta mai, perché sono dei criminali che ti mandano quei messaggi per
intrattenerti, cioè per tenerti in dialogo con loro. Non bisogna mai credergli, perché intanto sono criminali, sono bugiardi, quindi anche se sono più dolci, più soft, cercano di fare gli amici, cioè non si devono proprio ascoltare. Fanno cose tipo, lei dice adesso io sto parlando con voi, loro potrebbero prendere la mia voce e torturare qualcuno di voi con la mia voce, e voi pensate che sono io, invece, come succede a qualcuno che conosciamo. E invece è tutto il contrario, è fatto apposta, proprio sono tutti giochetti mentali. Quindi il modo migliore è cercare di isolarsi, non proprio parlarci, non ascoltare, e usare delle cuffie come quelle che lei ha, che ci ha messo il link qui, Shocks si chiamano, sono cuffie che trasmettono anche allo scheletro, registrando un rumore bianco e trasmetterlo costantemente con un volume molto basso tramite queste cuffie, perché dice che ti fa proprio una schermatura, un jamming, al che io gli ho detto che ho provato il DVD che ha fatto quel David Case, l'ingegnere audio, e lei dice sì sì, lo conosco benissimo, quello lì te le affievolisce tantissimo, anzi te le toglie proprio in tantissimi soggetti. Quindi dice proprio di non ascoltare. Ha fatto l'esempio di quel ex soldato che nel Maine ha fatto la strage. Dice che quello lì col voice to skull gli dicevano se tu fai questa strage noi ti togliamo dal programma, e invece non sarà mai così, insomma, di certo non lo fanno loro. Ok, I translated. Non so se ha risposto alla tua domanda, Francesco. And does anybody have any questions? I really would Yeah. want to put at your disposition, because You're very, very, very kind. I translate. Dice se qualcuno ha delle domande di farle, che lei è a disposizione. Vedi quanto è gentile. Sì, sono io. Ok, Ileana yeah. sono. Ok. Buonasera. Io soffro di voice to skull da quasi 4 anni e non smettono neanche di notte, neanche un secondo. Per me è molto chiaro. All'inizio sì, diciamo che per qualche mese li ho ascoltati, dopodiché è molto chiaro che sono criminali, bugiardi, ingannano e non fanno altro. Che non devo ascoltare è chiarissimo. Il problema è che disturbano, danno un fastidio, è una tortura, basta, Yes. diciamo tutto. E Yeah. quello è il problema, è quello che non so come fare, perché veramente ti Però cambia completamente. ecco, lei ha messo dei siti, ha messo qui i link nella chat con tutte le risposte, e comunque io non so se tu hai provato questo CD. Io ho trovato sollievo ascoltando, se lo ascolto tuttora, cioè si abbassano piano piano nel giro di 4-5 mesi. Sei tu che devi andare a cercare se ci sono, in pratica, ma se tu stai normale non arrivano più. Io l'ho portato anche giorno e notte. There is a lady, Ileana, she's the wife of the Paolo, the guy who had troubles, issues in the airport. She told that she understands perfectly that she has not to listen to them, to voice to skull, but she says how can I do, because they are very pressing and strong and disturbing and torturing. So I repeated to her to try to look the link you gave us, and try to listen to the jamming CD, or the headphone with magnets, the bone transmitter you said us before earlier. Okay, is she still here, or did they Yes, leave? she's there. She's here. Okay, well, I just want to say Ho preso i link, soltanto che yeah. adesso non ci do. I just want to say that we are very very well aware of this torture, and that is what moves me, the sense of urgency in this, because I know it's very debilitating. I want you to know there are children
10-year-old children that are tortured with voice to skull. So these criminals, they don't know what compassion is, or what being a human is. Now, I put in the link, I put in the chat, the Shocks earphones have most targeted individuals that have voice to skull. They have tested them, and they say that it serves to block the voices. And then if you put in a very low volume the David Case music, you play it in those bone conducting headphones, it should help you a lot. No, please note, even people that are deaf can hear voice to skull, because it's not an ear thing, it's a mind thing. Okay, so I suggest that if you can afford to purchase those earphones, they can help you at least a little bit until we shut them down, which we're working very hard to shut them down. You're such a dear person, Nana. Thank you so much. By every one of us. I'm gonna translate. You so dear. Lei dice Ileana dice dice di provare con queste cuffie, perché sono state testate e tantissime persone, addirittura le persone sorde, sentono il voice to skull, perché noi sappiamo che non è l'orecchio, sono le microonde con questo effetto uditorio, per cui anche i sordi lo sentono, e dice che addirittura ci sono dei bambini di 10 anni che sono soggetti a questa tortura, quindi di resistere e di provvedere con queste cuffie o David Case o queste qui di questa marca, con il volume basso e il rumore bianco, oppure quello se ci metti con queste cuffie, ascolti questo DVD che viene pochi euro, c'è il sito, andatevelo a vedere. Io ho trovato sollievo, ragazzi, io l'ho detto all'inizio, un anno fa, quando ero in chat, la mia esperienza io l'ho portata, quindi le abbatte quasi completamente. Sicuramente non è, cioè io sono 2 anni che da quel punto di vista non dico che ho risolto completamente, però non c'è paragone rispetto ai primi anni, ai primi 5, 6, 7, 8 anni. Io l'ho comprato un paio d'anni fa. I translated. When today's lens show is out, try to translate the part that Richard Lighthouse speaks, because he gave advice on dealing with the subliminal messaging and dealing a little bit with the voice to skull, creating a mental firewall. So I urge you to translate that section. It's going to come out later today. I urge you to translate it. And yes, about subliminal messages, that I didn't know that, about not only voice to skull, but even against subliminal messaging. Yes, we have to protect ourselves. All of us are being the object of subliminal messages. And the way you do it is you create a firewall by saying, for example, I will only react to constructive suggestions. And you do that in the morning, you do that particularly before sleeping, because that's when they bombard your subconscious with negative thoughts. So today, if you watch the segment, it's very short, but it's very informative, that Richard recorded for the podcast, Len Bear's podcast. You will find that it might be useful to many of you if you do it for many days. Okay. But this podcast is a new one, or today? Today. It hasn't come out. Today. Okay. Okay. I don't think it has come out yet. We recorded it earlier. Perfect. Yeah. Okay. I'm gonna translate. Dice che praticamente per proteggersi anche dai messaggi subliminali,
a parte il fatto che è una buona abitudine cercare di creare una sorta di protezione mentale autosuggestionandosi in pratica, prima di andare a dormire soprattutto, di ripetersi sempre che non reagirò a messaggi negativi, a messaggi violenti, eccetera, eccetera. Quindi di crearsi una sorta di protezione mentale, ma soprattutto che nell'ultimo podcast che ha fatto Lambert con Richard Lighthouse, e lui spiega come proteggersi dai messaggi subliminali, perché ci attaccano quando uno sta dormendo, quindi tu non sei in stato di incoscienza e lì noi non possiamo proteggerci più di tanto. So if you can create some good affirmations for your members to implement, it's always in the positive, not in the negative. That will be very helpful to them, especially to the ones that have voice to skull. Ok, dice che soprattutto per chi ha voice to skull è importante trovare delle frasi positive e da ripetersi continuamente, soprattutto prima di andare a dormire. I think there's another question. Chi era, Aurelio? Yes. Sì, Rossella, io volevo chiedere ad Anna se i fusion center che negli Stati Uniti sono gestiti dall'FBI, in Italia da chi sono gestiti, e volevo chiedere se poteva dirmi anche se un vicino di casa o di che tecnologia possa essere in possesso. Ah, okay, there's a question. Aurelio asks if fusion centers, FBI fusion centers, are also in Italy. Kind of fusion centers. You have to investigate Italy or how Europe they are or organized. The United States. Hold on, give me a second. Yes, don't worry. NATO has fusion centers. Dice che praticamente, Aurelio, bisogna investigare per sapere come funziona qua in Okay, Italia. so NATO, I am told that NATO has fusion centers. So you have to investigate. They are under the umbrella of NATO. As NATO is everywhere in Europe, and so it means that a NATO base could have that fusion center inside. NATO runs and or is funds the fusion connected. center. Excuse me? The United States, through NATO, they fund and run the fusion centers. They provide the manuals. They know, they provide the technology and the rules on how to operate it. Ok. Dice che praticamente bisogna andare a guardare la NATO, perché siccome la NATO è in tutto il mondo, oppure dove ha le basi, e loro provvedono a mandare tutte le basi NATO. La base NATO è come se fosse un pezzo di Stati Uniti, ragazzi, perché quella è una base militare. E quindi lì dentro loro mandano tutto il programma, le istruzioni, la tecnologia, eccetera, eccetera. Ok. And the second part of the Aurelio's question was if the neighbors have the permission to use or to possess those technologies, if they are allowed or if not. Which kind of technology the neighbors? Thank you for that question. Yeah. Okay, your neighbors might be gang stalkers, but your neighbors don't have microwave weapons. And I can send you one of Targeted Justice newsletters that speaks about the electricity that is required to fire a microwave weapon. It's not your normal house would not have that kind of electricity capacity to fire a weapon. However, I'm not saying that, there's other things that can be happening, like if you have a wireless area body network.
one of the tactics they use is through the mind control of people. They make them do things that you think they're doing something to you, and they're not. I'm not saying that you're not, here where I live, I'm absolutely certain that I'm surrounded by people that are, working for the enemy, but I can't prove it. And Okay. one of the mental tricks these criminals do is make you want to go into fights or aggressiveness with those people that you think are doing things to you Yeah. in order to get you in trouble. So don't fall into that trap. Um, I know they can probably be gang stalkers. They can probably be working for the Stasi in your neighborhood, because this is what it's become. Yeah. We are surrounded by snitches and by the Stasi police that is composed of your neighbors. But that doesn't mean they have microwave weapons, because they don't Okay. have the electric capacity nor the weapons. What you see in internet, that there's like portable weapon sets, it's all CIA fear mongering to take the attention off them. The criminals here are the CIA and the United States Space Force, but they Okay. like to deflect that attention and try to make it so you believe it's your neighbor who is doing it Yes. to you. It's their job anyway. Allora Yeah, lei, yeah, it's their yeah. job to confuse people. Mm. And just think of this. Mm. Does your neighbor have a capacity to run a worldwide torture program? No. Not at all. Not at all. Allora, lei dice, Aurelio, innanzitutto che fanno un sacco di spettacolo per farti credere che sono i vicini. Allora, dice che molti vicini è vero che ospitano dei dispositivi ed è vero che fanno parte di questa sorta di stasi che si è ricreata, quindi è vero che sono coinvolti, però lo scopo è che ti fanno sembrare che è il vicino, ma il vicino non ce l'avrà mai la possibilità di utilizzare un'arma a microonde, perché richiede una capacità di potenza che un'abitazione normale non può avere. Questo non significa che non sono coinvolti, anche i suoi vicini sono coinvolti, stava dicendo, sono coinvoltissimi, fanno come la Stasi. Però vi ricordate quando vi dicevo, quando si tratta di CIA, militari statunitensi, il loro modo di fare qual è? Di togliere l'attenzione da loro stessi. E quindi come fanno? Se fanno rumore a destra, tu devi guardare a sinistra per beccare loro, perché quelli di destra stanno facendo la commedia per far pensare che sono loro. E questo che scopo ha? Di farti avere degli atteggiamenti aggressivi o violenti, dopo tutte queste provocazioni, nei confronti di questa gente. Così alla fine ti mettono in galera, ti fanno le denunce perché sei violento, eccetera. Quindi lo fanno apposta per farti passare nei guai e per distogliere l'attenzione dai veri autori di alcune cose. Che poi il vicino faccia il gang stalking è plausibilissimo, perché ce l'abbiamo tutti quanti, però lo fa in un modo decorativo, capito? Lo fa per proprio, è un inganno. È colluso, ma non è lui che usa quelle armi, in pratica. Dille che la ringrazio e che Ok. comunque io lo sapevo perché seguo Target Justice e seguo Eh. lei. E allora Ero devi levare un le po'... parolacce. No, no, parolacce. Scusa, mi si Perché non ci approfitta. sono... No, perché sai cos'è? Non ci sono da solo in questa chiamata, quindi può servire anche ad altri che credono il Infatti, contrario. infatti. Ok. La Ok. ringrazio da parte mia. Aurelio, thanks you very much, very much. For the answer. Ok. C'è qualche altra domanda? Posso fare una domanda? Please, prego. Allora, Another question. io sono segnato come paziente psichiatrico con una forma di schizofrenia. Io praticamente soffro di voice to skull 24 ore su 24, parlo anche telepaticamente con i miei stalker. Leggo i miei pensieri, ci parlo telepaticamente, ho una buona schermatura perché sono molti anni che questo succede, l'hanno fatto da subito, sono partito subito con questo.
Però la mia domanda è, dato che comunque la schizofrenia è una certa cosa, c'è un modo di attestare che queste non sono, che non si tratta di schizofrenia, ma è un'altra cosa, tramite una perizia psichiatrica o qualcosa del genere? Glielo chiedo. Allora, Raffaele is a victim of voice to skull, and he now is in, I mean, come si può dire? He's a psychiatric patient because they said he suffers of schizophrenia. So he very easily understand that is voice to skull, and he was asking if there is a way to cancel this schizophrenic diagnosis, and if there is a way, kind of a visit or something else to take this off from him. Well, the first thing that Dr. Bear was trying to create awareness with people is to educate your doctor. Many doctors haven't read about voice to skull. They don't know about it. And if I was you, if it was me that this was happening to, I would print out the patents. I would print out in Targeted Justice, you have the information on the patents. I put in the chat the link for the technology on the voice to skull. The second thing is that schizophrenia, how old is he? Quanti anni hai, Raffaele? Ne ho fatto 34. 34. He's 34. Well, schizophrenia is supposed to happen between the ages of 22 and 28 in men. And that is, by the psychiatric diagnosis manuals, that's one of the things. But the most important thing, and this is what I want you to really anni che l'hanno diagnosticato. He was 24 when he was diagnosed. Yeah. Well, the most important thing is this, that the schizophrenia medicine doesn't help to quell the voices, to shut them down. That is the biggest proof that it's not an illness, because the schizophrenia medication, if it was an illness, it would be shut down with a medication. Yes. And the biggest proof that it's not an illness, that is technology, is precisely this. Now, one of the things that you can also, after 6 months of getting microwave attacks, your brain starts suffering enough as to show a diminution in its mass. One of the things it could get done is, like CT scan, or I don't know, MRI, even X-rays will show how diminished the brain mass is. And that doesn't happen because of schizophrenia. That happens because of Havana syndrome, because of the microwave attacks. Allora, lei dice intanto che sul sito di Targeted Justice ci sono come si chiamano? Le patenti della tecnologia Voice to Skull. E quindi lei dice: se io fossi al tuo posto mi stamperei queste patenti e le porterei al medico, eventualmente, non so se quello o qualcun altro, perché dice che l'Ember sta facendo un'azione di educazione, di informazione ai medici, perché non tutti i medici psichiatri sono al corrente di queste tecnologie, e quindi loro fanno la diagnosi in base a quello che la persona gli dice. I brevetti. I brevetti, le patenti. Io l'ho portati, ma non ci credono, anche se appunto sono brevetti ufficiali, non ci credono. About the patents, another victim is saying that he brought them to his doctor, but he didn't want to believe them.
the patents, the Well, documents, then and so on. what that Okay. tells you is that the doctor is in on it, Okay. because a real doctor that is committed to helping a patient will Mhm. look at this. But like I told you, the guy, the targeted individual in Spain, it is his psychiatrist or psychologist who put him on the program. So many of these doctors, I don't have a doubt that they are collaborating with these criminals. Dice che molti di questi dottori collaborano con questi criminali, perché se fosse un medico veramente, non può non guardare un documento ufficiale, non guardarlo o non credergli. Quindi dice che tanti di noi lo sappiamo che tanti psichiatri sono Sì, collegati. tanti psichiatri collaborano We con know questi mostri. that because there's a kind of net. So in that city, that doctor is in the program, is come si dice, colluso, is included in the PERPS program. So there is that psychiatric with that doctor and that police station, and there is all a net. They are very, very organized and well connected. E quindi dice soprattutto che la prova è che se i farmaci per la schizofrenia, quando uno li assume, non è che ti tolgono questo tra virgolette problema. Ecco perché è la prova che è una tecnologia, perché se fossi schizofrenico, mi prendo le medicine, ho risolto il problema, no? Giusto? Sto Esattamente. bene. Ecco, invece no. E allora quando è no, significa che non è la schizofrenia, ma è una tecnologia. Comunque ci sono anche per queste cose tutti i consigli sul loro sito, perché loro hanno analizzato ogni aspetto, perché sono più anni di noi. E quindi niente. Lei dice Thank you very much. Ok. You're welcome. Lei consiglierebbe consiglierebbe di educare, diciamo, questi psichiatri? Noi ne abbiamo appena conosciuto uno che sarebbe di quelli amici, però anche loro, dico loro, lui e la sua assistente, hanno questa idea che se hai le voci è bene che ti prendi qualche cosa, no? Anche di abbastanza potente. E quindi non sanno questa cosa, che se hai le V2K non c'è cura che tenga dal punto di vista psichiatrico. È il caso di prendere queste cose per dimostrargli che non funzionano, secondo lei? Another victim is asking if he just knew a new psychiatrist, and he's a good one, but they were saying that anyway, if you are hearing voices, you should take some medicals, and those medicals are heavy. So he was asking if you what do you think about if it's better for him to take some of these medicals or not at all, because it's not that the problem, to show them to those to these new psychiatrics, to prove him that the medicals do not work. He was asking if it's the case to take them to show to this doctor that they don't work. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay, because I put on the earphones. Okay. I'm not a doctor. Targeted Justice is not a medical, a organization, but I'm going to tell you what, in my experience, what medication. I don't have voice to call. They made me believe I had attention deficit disorder in order to force me to take medication, because without it, I would not be able to concentrate. And here's what happens with that. I believe that a lot of these medications are tainted, at least the ones I took, and they use them to facilitate the mind control. That's my personal opinion. That's my personal situation.
You have to try it on your own because you are the owner of your mind and your body. Ok, But I'm gonna it is translate. my Yeah. okay. Yeah. Allora, una cosa che ho dimenticato prima, che un'altra cosa da fare, oltre a portare i brevetti, è farsi degli esami tipo risonanza magnetica, dove si vede la massa del cervello. Ah? Allora, se si fanno periodicamente, se si è soggetti ad attacchi di microonde, la massa del cervello diminuisce e quello la schizofrenia non lo fa, quindi è un altro modo per approcciare un medico che possa essere in buona fede. Allora, lei diceva adesso alla tua domanda se è il caso di prendere i farmaci per dimostrare che è al dottore, eccetera, eccetera. Lei dice che Targeted Justice non, cioè lei non è un medico, quindi non ti può dare un consiglio, però non è che è un medico e uno la deve prendere, non ha quella competenza. Però lei dice che una volta ha preso perché gli hanno diagnosticato il disturbo dell'attenzione, perché lei non si riusciva a concentrare, eccetera. E ha preso questi farmaci per verificare semplicemente che facilitano il mind control, cioè accedono più facilmente. Questa è la sua esperienza, quindi ognuno è proprietario del proprio corpo e della propria mente, quello lei diceva, quindi sta a te la scelta. Io ti posso dire la stessa cosa, ma pharmatechs are behind this kind of Yes, program? definitely. Yeah, Oh, okay. definitely. I think pharma is behind this program. A lot of the pharmaceuticals contain nanotechnology, and Okay. they are injecting it on you and you don't even know it. That's one of the Okay. discoveries that Len made. Mhm. Another is that at least the medication I was taking was tainted. So I'm not saying the original company that made the ADD medication tainted it, rather it was the people doing the generic version Mhm. of it. So Of it. I do think pharma is involved because pharma has a lot of vested interest in this program with the implants, with the medicines, with the mind control of the population, with making people sick so you have to consume the products. For example, Okay. people that think have fibromyalgia is nothing Mhm. but that you're being microwaved. Mhm. Ok. Dice che praticamente le case farmaceutiche stanno dietro a tutto questo, sia perché nei farmaci ci sono le nano tecnologie, perché hanno interessi, come anche io mi ricordo che Aurelio aveva ritrovato che ci sono diverse case farmaceutiche che avevano dato le sovvenzioni al MK Ultra, quindi certo che sono dietro a quello e vogliono o farti stare male per curarti a vita, per venderti il loro farmaco, o sono proprio coinvolte in queste sperimentazioni. Ok, I translated. Un'altra domanda volevo fare. Lei parlava di un tentativo addirittura di genocidio a livello mondiale, ha detto che questi agiscono dappertutto sul pianeta. Ecco, questa cosa mi ha sorpreso molto. La domanda è, loro che si interessano, diciamo così, con queste larghe vedute, cosa succede in Cina, in India, in Brasile, nei paesi, diciamo, di nuova ricchezza che stanno in qualche modo erodendo il primato degli Stati Uniti, quantomeno in campo economico, se non ancora militare, sebbene si stiano riarmando, non lo sanno tutti ormai, si stiano riarmando tutti con dovizia, diciamo. Cosa succede in questi paesi quando arriva la tortura, diciamo, statunitense? Ah, ok. The question is, he was very overwhelmed about the genocide aspect of this, and he was asking himself, what about China, Brazil, all countries that are not in NATO, and what happens there when US torture arrives? If it is US or it is China, I Yes, don't. yes, it's happening. Oh.
It's happening. It's happening. The United States they have people in Brazil. They're all in their counterterrorism divisions. They have people in Argentina. They have given them grants. They give them money, and they give them the tools to organize the gang stalking at neighborhood level. Okay. So we have a lot of targeted individuals in Japan, in Brazil, in Australia, and it's all carried out from the United States. However, there is a belief that China does the same to their people, but I am not concerned with China. I'm not Chinese. I know the United States would not allow China to microwave people here in the United States because they would detect it and they would stop it. It would be an act of war if China was torturing American citizens here. So it's like Lahaina, you know, the fires in Lahaina were carried out by the United States Space Force. If it had been carried out by any other foreign nation, the United States would have declared war because they would have known who did it. Ok. Non si sa chi le fa. Traduco la risposta? Lei dice che praticamente per quello che riguarda tutti gli altri paesi tranne la Cina e immagino anche la Russia, per tutti gli altri paesi loro hanno la loro sezione di controterrorismo e quindi fanno tutto come fanno qua. Quindi in Argentina, in Brasile hanno i loro e fanno come fanno in Europa e negli altri stati. Invece in Cina si pensa che ci sia la stessa tecnologia, ma viene usata dallo Stato cinese in questo caso, perché sicuramente gli americani non permetterebbero che i cinesi lo facciano altrove se non nel loro paese, altrimenti dichiarerebbero proprio guerra. Adesso non ho capito, cioè è come se ognuno si tortura i suoi e statevi al vostro posto, in pratica, detto in parole povere, che sono un po' stanca, tante cose me le scordo, aiutatemi chi capisce l'inglese. Quindi così. Spero di aver tradotto bene. Chi è che ha fatto la domanda che non mi ricordava? Ah, c'è Renzo. Ok, Renzo con la mano alzata. Ok, Anna, thank you. There's another question. There's Renzo. Renzo? Ciao, mi sentite? Ah, sì, ok. Ah, ok. Sì. No, io volevo dire che sto subendo da mesi la privazione del sonno, più attacchi molto pesanti a livello psicotronico. Volevo sapere se gli era capitato mai qualcuno che avesse tumori e che lo tenessero praticamente sospeso, no? Nel Sospeso in che senso, senso? In che senso sospeso sospeso? fra la vita e la morte per non morire, ma nello stesso tempo essere torturati in continuazione. Perché questo credo che sia quello che mi sta succedendo in questo momento. Cioè, nel senso, tu vuoi sapere se, cioè, se uno ha un tumore non ti fanno morire? In che senso? Sì, Non ho capito bene io. il senso è quello, il senso è quello. Ok. Però nello Ok. stesso tempo ti privano e e continuano a torturarti, mantenendoti in uno stato, diciamo, sospeso, ecco. Ok. Renzo wants to know if you ever heard about because he's in the last month is very strongly attacked by psychotronic and Privation. che cosa, Renzo? Privazione del sonno. Ah, yes, deprivation, sleep deprivation. Yeah. Yes. So he wanted to ask if you ever heard about someone who got cancer and they don't let him die to be able to torture him continuously. Okay. If that could happen, I mean. I heard only of one person that had a cancer, but let me tell you this.
the purpose of the program is to torture you, and they're not allowed to murder you. Sometimes it feels as though they're going to kill us, but that is prohibited in the program because we are human experiments. I urge Renzo to shield with water his heart. He can do like Ziploc bags of water, double and triple, and close them very well. And just to make water bags and put them in front of his heart to see if that helps. One of the problems we have, excuse me, is that men don't shield. Men don't give importance to shielding. And it makes a great difference because it can absorb around 30% of the microwaves. And that's going to help you a lot. So I really urge you to do that for the sleep deprivation situation. And if you can shield your head, even better, just putting bags around your head, water bags. Regarding the cancer, I only heard of one, and I think the reason that she died of it is because she was really one of them. But that's my personal opinion because she admitted it to me. They will kill people around you. Okay, they killed a lot of people, my aunts, my mom, my dad. They will kill people, my friends. They kill people around you, but they won't kill you as a targeted individual because you're an experiment, and they're not allowed to kill their experiments. How lucky we are. Okay, so yes, I'm gonna translate. Yeah. Yes, protected category. Dice praticamente che gli è capitato che solo di una persona che è morta con il tumore, ma per altri motivi lei è convinta che questa persona fosse una di loro, e tra l'altro questa persona glielo ha proprio ammesso, quindi perché altrimenti noi target non possiamo essere uccisi da loro, quindi non ci possono uccidere. Questo, ho Dice molti che dubbi. dice che spesso e volentieri ci sembra di stare morendo in quel momento, ma non lo possono fare. Però lei dice che sa anche che gli uomini, soprattutto i maschi, non considerano il fatto della schermatura come un qualcosa che possa aiutare. E invece lei dice che aiuta tantissimo. Dice che ti dovresti mettere le borse d'acqua sul cuore, davanti, dietro. Adesso non so quando sei entrato, se hai sentito prima, però lei insiste con la protezione, l'acqua, le buste con l'acqua sul cuore, soprattutto la testa, e dice che aiuta, cioè che ti protegge tantissimo perché abbatte del 30%. Sì, dice di fare le schermature anche fatte in casa, però aiutano. Ed è vero, ragazzi, io ho schermato ho messo qualcosa. Questa cosa qua, volevo dire, ti possono tenere in sospensione loro in questo senso, cioè non ti ammazzano, però voglio dire, ecco. Sì, perché siccome siamo soggetti di esperimenti, poi siamo anche umani, quindi valiamo da quel punto di vista. Ecco, dice che è più facile che ti... Non posso nemmeno morire, lo sai qual è il discorso? È che non posso nemmeno morire se uno non si suicida, perché questo è il loro meccanismo. Infatti l'ha detto prima, però dice che è più facile che ti fanno morire le persone a fianco a te, che magari uno è affezionato, insomma, non lo voglio manco dire perché veramente è terribile. Ok, sì. Ok. He thanks you, Anna. Posso chiedere ancora due cose? Sì, vorrei chiedere ad Anna se uno studio legale in Italia può avere accesso al TSDB. Non credo, però adesso glielo chiedo perché lei stessa non ha l'accesso. Anna, are you there? Ancora una cosa, Yes. Rossella, così Sì, poi glielo yeah. dico tutto insieme. Loro riescono ad avere la desecretazione dei documenti coperti da segreto militare attraverso il FOIA. Noi in Italia come potremo avere accesso ai documenti coperti da segreto? A chi dovremmo rivolgerci? Allora, there are two questions. One is if
any lawyer is able to have access to the list. No, that's what we're asking for. Infatti. That's what we asked for at the district court level. That's why we're in appeals, because the district court didn't want to grant us access because they knew that if they granted us access, we have what it's called standing or court jurisdiction. Because my plaintiffs, my team plaintiffs have absolutely nothing to do with terrorism. So what she did is she blocked that we had access to it. But in other cases, the attorneys have been granted access to the list. Ah, ok. No, allora, e come dicevo io, non c'è l'accesso diretto di un avvocato a questa lista. Devi fare la richiesta, devi fare la causa, eccetera, eccetera, e neanche è detto che te lo danno questo accesso. Because someone was telling that any lawyer could access in this list. That's not true. There is, Who said that? yeah, I don't know. There is That's kind of absolutely not true. However, it is distributed throughout 18,000 law enforcement agencies, 1,440 organizations, 536 corporations. That was as of 2019. For example, the largest corporations, Airbnb, Walgreens, CVS, Hertz Rent-A-Car, all of these corporations, they have access to it. And for example, Kroger supermarket, they have access. Some of the people have access to it. And supermarket. Yes, that's why you get very gang stock sometimes at Walmart. But it's illegal. It is illegal because a lawyer has to ask by a judge and so on, and those corporations have direct access. Completely, because they are members of what they get benefits. Like Walmart, for example, has a partnership with DHS, and they act like the Stasi police. They are involved. So it is not. It is important you note it is not a classified document. It is just a sensitive document, but it is distributed to hundreds of thousands of people get access to it. That is why the program has been able to, because like one of our YouTubers that they canceled her show, they said everybody and their mother has access to the list except targeted individuals. Okay. Yes. Because so that's why we're in court. Okay. So if you are in their net, you can have access. I mean, if you participate, no, I want to understand clear. If you, for example, let's say that you work for Walgreens and you are in their security division, it is very likely that you can get access to it every day. Yeah, that makes sense. But the thing is this: here's what's going to happen. If you work there and you tell a targeted individual that is a friend of yours, I saw you on the list, you better believe these criminals are going to murder that person, because these people know that if they tell a targeted individual, I saw your name on the list, they can get murdered. If they speak about anything about the program, they can get killed. Ok. Allora dice assolutamente no che gli avvocati non hanno accesso diretto a questa lista, ma viene distribuita come documento sensibile a corporazioni private, anche B&B ha detto, io non ho capito tutti i nomi ragazzi, per quello se qualcuno di voi ha colto qualche altro nome in più, anche i supermarket eccetera, ma non al supermarket la cassiera alla security, sì, lo so. Bravo, alla security di quel supermarket, alla security di quel, perché sono le compagnie di security hanno dei privilegi che non hanno le persone normali, insomma, sono tipo un po' non proprio come la polizia, però anzi forse peggio. Quindi sì, l'avvocato non può accedere, infatti questo è un altro dei motivi della class action. Ragazzi, io vorrei chiedervi una cosa, se qualcuno di voi ha altre domande, però siccome io ho delle perizie fatte, volete che chiedo a lei cosa deve fare un italiano vittima di questa situazione che ha delle prove, delle perizie? Volete? Sì. Che glielo chiedo? Siete d'accordo? Che tipo di perizie hai? Quelle di EMI.
Allora, io intanto glielo chiedo, approfitto ragazzi, perché magari le nozioni eccetera sono anche disponibili sul sito, ma magari penso sia una domanda da fare. Anna, may I ask you, I did technical, I have the technical expertise by Amy Olem. Anna, you're there? Yes, I'm here. Okay. So I have a question for you. I've got the subliminal acoustic fingerprint technical expertise by Amy Olem. You know, Amy Olem. Yes. For Icator. Okay. So I have this technical expertise. I asked a lawyer to check it, if it is valid or not. He said yes. He said yes, you can go and do the report. So my question is, what can I do with this technical expertise alone in Italy? Because I won't go That's what I was going alone. to ask you. Who are you going to report? The persons that are doing the microwave attacks on you are the United States of America. Yes. There is nothing you can do in an Italian court Okay. against the United States, other than go around and making a protest and saying, you know, United States are murderers, but that's all you can do, because no court will entertain a lawsuit against the people that are carrying out the torture against you. Okay. Unless it's in the United States. That's why I told you in the beginning of this session, yes, that what we're doing now is the first step of many, and I just pray to God I have the health and the long life to see it come to an end and get reparations. First of all, get this program stopped, and second of all, get a compensation for the victims around the world. I think that most people, what they really wanted is to stop. They don't really think they can get reparations, but I think that the mechanisms are there for that to happen eventually. But I want you to understand, and this is really important for all of you to understand, is that we are invoking the United States Constitution first, and their rights under the United States Constitution, which does not shield anybody but American citizens in the United States. So when you hear targeted justice or me talk about innocent American citizens, you should just understand I am putting my foot in the door for other people to come behind. Yes. Okay. Yes. So don't ever think we're going to leave anybody behind, because we will not. If you can translate that. Yes, that's very clear. But anyway, she was able to locate even the Stasi neighborhood in the technical expertise. So she locate them, because you know there is people working around you in the neighborhood and other from USA, Air Force, Space. So about the neighborhood working, or the company, security company that is doing the job around here in my city, you don't think I don't we can want. do? Okay, here's the problem I have. No, yeah, to be I'm not. Evidence needs to be presented in a court of law, scientific evidence through an expert. Yes. Okay. For that expert to be able to testify at a court of law, has to have certain certifications, and that depends on court by court. The frequencies, anybody can mimic a frequency assigned to whatever U.S. military. Anybody can. You just need a frequency generator, and you can fake it. I don't know. I am not familiar with your report. I'm not familiar with any of that. But what I am telling you is, do not lose focus. It's not, your neighbor does not run an international torture program. Okay. They can be criminal gang stalkers, but that's another thing. Don't be, I say, don't be confused about that, or don't be distracted. More than the real word is distracted. Okay. Because I anyway, if I do something, I have to pay for that.
So this is why I'm afraid. I'm alone. I have to take out money, and so Well, I this don't is why I recommend want it right your now. advice. I don't recommend it, and the reason is because of what I just told you. But Yes, okay. most importantly, I think that once we stop the program and we uncover its dimensions, I think the United States will have to pay the victims around the world. We hope so. So you abbiamo have to, yeah, capito but più o meno, we need to first se shut down. riesci a tradurci. I have to leave. I have to leave Yes, in of like course. 10 minutes. So if Okay. you can finish the questions you have, we can Yeah. do another session some other time. But I Allora, really must ok, io ve lo posso tradurre anche dopo, però dice che c'ha un minuto o due ancora se c'è qualche altra domanda, altrimenti o ci si rincontra o ci si... chi è che ha altre domande? Se Other posso io, questions? Sì. secondo lei gli stalker da chi ricevono gli ordini? Dai fusion center? Dai centri di controllo? Allora, the question is, the stalkers, the stalkers receive the orders by the fusion centers, right? Yes. He just, Yes. sì, dice di sì. Dai centri di controllo dagli Stati Uniti? From United States, directly. The Department of Homeland Security controls the policies implemented in fusion centers. I don't know how it's done abroad. Okay. But I do know that, for example, the former director of the Terrorist Screening Center would go around training people in Europe and Turkey and Cyprus and everywhere. They go and train their personnel on how to gang stalk. Allora dice che non sa esattamente come funziona all'estero, però l'ex direttore dell'FBI ha detto che loro vanno, come con la NATO, loro hanno i centri NATO ovunque, vanno lì e addestrano, insegnano e danno i dispositivi su come fare questo programma. Quindi probabilmente noi, non direttamente dagli Stati Uniti, ma dal centro qui europeo o italiano, se c'è. Quindi le forze dell'ordine o la polizia in qualche modo sono coinvolte nel gang stalking? So he asks, he says, then police officers and other authorities are involved in the stalking. Are they involved? Yes. Look, yes. I was in France in February, and they had, those police that go into the autobus. They are involved. The drivers of what we were on the bus stop. Well, the drivers didn't stop because that's gang stalking. It's not that it was not out of service. So they engage everybody in the government to do this and people that don't work for the government too. Ok, dice che certo che sono coinvolti e lei anche in Francia i dispetti anche sull'autobus, cose di questo tipo, quindi sono tutti addestrati e coinvolti nel programma, proprio come si vede, ben diffuso sul territorio. Ok. La famosa Gladio. Siccome Come? loro parlano di un modo... La famosa Gladio. Sì. Lei deve andare, ricordiamocelo, Ok, qualche altra domanda? Non Chi so è che se vuole Simona fare? voleva chiedere oppure... Simona? Last question. Simona? Doesn't speak. Ok. No. Volevo solamente complimentarmi con lei, anzi soprattutto ringraziarla perché è bello sentire che in giro per il pianeta c'è gente come lei. Ci sentiamo molto molto soli, ma sentire una persona come lei rimette un po' di fiducia nella vita. He's thanking you because the way you are, because what you're doing, and he's happy to hear finally a human being helping with that, and this is a very beautiful thing to feel,
because we feel alone. I mean, so he's very happy to his wife, and all we are very happy for everything you're doing, Anna. Thank you so much. Thank you. Thank you. I just want to say that it is an honor for me to be working for so many people that didn't have a voice before. It has given me a purpose in life, and I just hope to not let anybody down. I'm working as hard as I can. Don't worry. To bring it to an end, because I know there are so many people suffering. So I work very hard to bring an end to the suffering of everybody. Yes, we all know that. Lei dice che, che è un onore per lei riuscire a dare voce a persone che fino a questo momento non ce l'hanno avuta, e sta facendo di tutto, di più, per far smettere questo programma di tortura, perché gli arriva tutta la sofferenza di tutti quanti noi. Ringrazia veramente di cuore da parte nostra per tutto l'aiuto che ci ha dato. You've been very, very helpful, and every one of us. Thank you so much for again, and for everything you're doing. Really, you're very welcome. Please write to me to send you a link to the video so you can upload it for your other members. Okay. And also, if you want us to link your website to ours, so that people that come looking for information, that would be amazing. Yes. Okay. That's the perfect and if thing. you need to do another session, it wouldn't be within the next month, for example, because I have now to answer the appeal brief reply that is going to be submitted tomorrow. You're really overwhelming. But I hope, it is my hope that I was able to help you a little bit today. Thank you. You are doing, you did already. We all follow you. So thank you so much. Dice che l'ideale è collegare con i link i siti Movimento Ampio o Agoinfem, eccetera, direttamente con Targeted Justice, per così le persone possono trovare tutte le fonti, le informazioni e così via. E poi dice che se abbiamo bisogno di un altro appuntamento, di un'altra chiamata, lo farà sicuramente, però non nel prossimo mese, perché è intrecciatissima e con la causa, sta piena di cose da fare, insomma, piena di lavoro. I am seeing the question, where can you register? I'm going to send you the link again. Okay. So that don't leave, so I can send it to you right now, so that you can submit it there. And lawsuit register. Dice che lei ha preso la registrazione e ce la manda, ci manda il link. Qualcuno lo prenda però il link, che io non sono tanto capace. Ragazzi, pensateci voi. I sent it there. Okay, I just sent it to you. Yes. Okay. Okay, thank you. Well, thank you so much. It's been a pleasure. Our pleasure and honor. Thank you very much. Thank you. Thank you, Anna. Buonanotte. Grazie Anna. Ringrazio anche il dottor Lemberg, la dottoressa Mia Altea e tutto lo staff di Target Justice, Richard Lighthouse e tutti quelli che collaborano con lei da parte nostra. Okay. Grazie. He thanks everybody, the board and members, and Richard and Dr. Lambert, everyone who's working for that. Ok. Buonanotte, Anna. Ciao. Ciao, grazie.